everybody, so this morning I didn't have any tour, so I wanted to use this time to present you to somebody really cool. His name is Giulio Senis and he is the owner and creator of Sutaleri, one of the shops where I bring all the people of my tour so that they can discover the best wines and cheeses and meat from Sardinia. And today I want to interview Giulio so you get to know the person behind this wonderful shop. Ok Giulio, quindi noi ormai ci vediamo praticamente ogni settimana con tutti i turisti che vediamo insieme, ma io oggi invece di parlare di tutto quello che fai qua, che sono le cose meravigliose che la gente vede nei filmati e sulle foto, io vorrei sapere un po' di più su te. Bene. E per quello vorrei utilizzare un'intervista che un'amica americana ha fatto a me tanti anni fa. E allora adesso io sparo tutte queste domande su di te e così la gente sa chi è Giulio di Sutaleri. Perfetto. Beh, la prima domanda ho già risposto praticamente io. Qual è il tuo nome? Il mio nome è Giulio. Sì. E la seconda domanda è: in quale città sei nato? Allora, io sono nato a Cagliari, poi ho vissuto e lavorato a Cagliari fino a 28 anni che mi sono trasferito a Torino. Ho provato tanti altri lavori e poi ho deciso di dedicarmi ai prodotti della mia regione, che per quello ho creato il mio piccolo negozio, il mio piccolo shop di prodotti tipici sardi. Che selezioni tutto tu? Seleziono tutto io, vado io in azienda, vedo chi, cosa e perché fa quel prodotto e allora decido di metterci la faccia per quell'azienda. Ok, allora la terza domanda è: in che decadio, non so come si dice, No, decade. In che decade sei nato? Io sono nato nel 1985. 85, ok. E adesso vorrei sapere quali sono le 3 cose che ti ricordi di più del primo decade della tua vita. Ai giochi, i nonni e il mare. Beh sì, perché in Sardegna i giochi, i nonni che già vediamo anche nel tuo negozio, Sì. Perché hai le foto dei nonni. Nonni e zii con cui sono cresciuto praticamente perché abitavano nel mio stesso paese e quindi c'è stato un rapporto praticamente giornaliero, quindi li vedevo tutti i giorni, avevo a che fare con loro tutti i giorni, quindi sono un bellissimo ricordo della mia prima decade. E che tu hai anche portato qua, perché mi avevi raccontato che tanti elementi nel Sì, tuo negozio sono legati. tanti oggetti sono legati ai miei nonni perché loro erano dei contadini, degli agricoltori e il mio negozio rappresenta un po' il mondo agricolo, il mondo contadino perché ho tutte piccole realtà, quindi un po' come faceva il prodotto i nostri nonni e quindi ho voluto riportare alcuni oggetti per ricordare un po' come si lavorava prima manualmente e non ora con le macchine. Bello. Ok, italiano. No, adesso un'altra domanda, quindi siamo nel tuo negozio pieno di cose deliziose da bere, da mangiare. Io adesso ti dico, per il resto della tua vita puoi soltanto più mangiare una cosa, ma quindi dalla mattina alla sera per sempre, e anche bere una cosa. Cosa sarebbe? Allora, una sarebbe troppo poco, però potrei scegliere la bottarga. Sì. O comunque il pecorino. Ok. Da bere anche lì una sarebbe poca e andrei o con Cannonau, quindi un vino sardo, o anche un mirto, che è un tipico liquore sardo che prediligo e mi piace molto bere. Perché a me piace mangiare della marmellata che tu metti sempre insieme ai tuoi formaggi, che è delizioso. E quindi aspetta che sono sparite le mie domande, ma adesso li ritrovo. Quindi bottarga con Cannonau o mirto con pecorino? Bottarga con Cannonau. Ok, va bene. Ok, adesso questa domanda mi piace tantissimo. Qual è il consiglio migliore che qualcuno ti abbia mai dato nella tua vita?
quello di essere sincero e onesto con tutti e per tutti. Va bene, penso che si sente nel tuo negozio anche. Poi il tuo mestiere, quanto lo sappiamo. E il mio mestiere in questo momento è quello di vendere prodotti sardi, quindi raccontare un po' la storia della mia regione con i prodotti, quindi dei formaggi, dei vini, il pane carasau o qualsiasi altro prodotto è presente nel mio negozio, e poi anche quella di fare un po' di ristorazione, quindi gli aperitivi, i taglieri e le pause pranzo qui nel mio negozio. Sì, perché tu a parte vendere tutti questi prodotti, li servi, Sì, puoi anche... ho studiato una formula che possiamo chiamare un aperitivo, che poi può diventare anche una pericena in base a ciò che si sceglie, anche per far sì che i miei clienti possano assaggiare il prodotto prima che lo portino a casa. Quindi con il tagliere e comunque con l'aperitivo c'è la possibilità di far assaggiare il prodotto al cliente e quindi farglielo degustare, raccontarglielo qui in negozio da me, così poi se lo può portare a casa e raccontarlo a sua volta ai suoi amici o ai suoi ospiti a casa. Sì, perché sui tuoi taglieri ci sono formaggi, carne, ma anche pesce. Sì, io propongo il tagliere di salumi e formaggi oppure il tagliere con degli affumicati di pesce e dei formaggi. Ho ancora i culurgiones, che sono i tipici ravioli sardi, ripieni di patata, menta e pecorino, che io li faccio al forno e li servo o con la bottarga o con il pecorino. Li ho voluti un po' rivisitare per dare una mia identità sia al prodotto sia al mio negozio. Giulio, un'altra cosa, nel tuo negozio qual è la tua cosa preferita, prodotto, oggetto, qualsiasi cosa, la cosa che ami di più Allora, nel tuo negozio? come dicevo prima, una delle cose che amo di più del mio negozio e preferisco mangiare è sicuramente la bottarga. Che la bottarga, io in negozio ho la bottarga di mungine, ho quella di tonno, e la bottarga sono delle uova del mungine, quindi un pesce essiccate. E si utilizzano o per fare la pasta o delle insalate, possiamo giocare veramente con tantissime cose perché ci permette di essere abbinata a molti piatti. E si Ed è fa questa questa cosa qua, Sì. quindi tu lo compri così e poi lo E poi si gratta sulla pasta, oppure si possono fare delle scaglie e quindi farci un'insalata con carciofi e bottarga, sedano e bottarga o altre cose simili. E dopo quanto lo puoi tenere in frigo? Allora, in frigo possiamo dire che non ha una scadenza in quanto è un prodotto già essiccato, quindi l'unico cambiamento che potrebbe avere nel frigo è che si stagiona un po' di più e diventa un po' più scura, un po' più forte, un po' più decisa come gusto. Per il resto possiamo dire che non ha una vera e propria fine. Ok. Allora, se rimaniamo comunque sui tuoi prodotti che volevi anche mangiare per il resto della tua vita, avevi anche detto mirto, però io vedo qua una quantità di mirto. Allora, mirti ne abbiamo vari, abbiamo i due classici fatti con due quantità di bacca differenti, quindi si parte dagli 800 grammi, poi qui invece è 1,5 kg di bacche, quindi la differenza fra i due è che in una aumenta sicuramente la parte data dalla bacca, quindi fragranza, profumo, intensità, gusto e quant'altro. Poi c'è un mirto bianco fatto con le bacche bianche o un mirto verde fatto dalle foglie. Poi la ciliegina sulla torta è lassù, che sarebbe un mirto supremo fatto con 2 kg di bacche per litro d'alcol. Il produttore in questo caso ha studiato un'etichetta apposta e fa 100 bottiglie numerate per stagione. Quindi sarà quello che berai tu per il resto della tua vita. Ci metterei la firma per bere quello. Va bene, ok, allora così sappiamo qual è il tuo oggetto o cibo preferito. Bene. Ma adesso voglio anche sapere, come si dice in italiano, il tuo favorite quote, la tua citazione forse, una frase, un quote, una frase, una cosa che qualcuno ha detto, che qualcuno ha scritto, se tu ne hai uno presente. Ma in questo momento no. Quindi il mio, così la gente sa che quello su di me, era: non sapevano che era impossibile, quindi l'hanno fatto. E poi dopo ho scoperto che era di Mark Twain, non lo sapevo nemmeno, però. Quindi se ti viene in mente qualcosa.
su due piedi in questo momento ti dico no. Puoi anche darmi un secondo consiglio che ti hanno dato, o un consiglio che tu daresti a me. Ma un consiglio che ti darei è quello che è andato a me, onestà e sincerità per tutto, perché alla lunga ripare, perché è quello che forse veramente conta e serve nella vita quotidiana, il rispetto e la sincerità con tutti. Sì, d'accordissimo con te. Allora abbiamo ancora due domande. La prima è: dove ti vedi fra 20 anni? In una spiaggia a rilassarmi. In Sardegna? Sì, o comunque stare in Sardegna quando c'è il caldo in Sardegna e poi andrei dall'altra parte al caldo quando in Sardegna c'è. Però non abbandonare noi a Torino, che ma adesso che sto abituando tutti. No, a Torino ci saremo sempre, ci mancherebbe. Ok, va bene. Allora, l'ultima domanda: le 3 cose più importanti nella tua vita? Ma sicuramente salute. Sì. Posso bloccare? No, Giulio, hai saltato una domanda. No, questa no. Allora, salute, benessere generale, quindi è economico e fisico e serenità. Ok. Salute, benessere e serenità. Qua sicuramente lo troviamo. Va bene. Quindi hai sopravvissuto. È finita l'intervista. Quindi questo era Giulio di Sutalere e adesso dovete venire tutti quanti a scoprire di persona questa meravigliosa persona. Ciao ciao! Ciao!